E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Oggi siamo da Marco in vigneto per andare a fare due lavorazioni contemporaneamente nel vigneto: la potatura verde e la lavorazione sotto chioma. Per andare a fare questi lavori utilizzeremo due macchine diverse di Rinieri, che è proprio uno specialista per le macchine da vigneto. Vediamo insieme come andarlo a fare. Metà giugno, che operazione andiamo a fare in vigneto? Sicuramente trattamenti che sono continui fino alla metà di agosto, diciamo, a seconda delle tipologie dell'uva. Poi tutta la gestione del verde, quindi cimature, defogliature, gestione del sottofila. Nel caso specifico, visto che questo è un vigneto biologico e non si usano diserbi, in questo momento passeremo la lama per tagliare l'erba. Quindi potatura a verde, sì. Faremo la parte sopra, il top, e dopo ripasseremo comunque. Ripassiamo perché, vista la stagione molto umida, molto piovosa, eccetera, eccetera, il governo della parete verde è fondamentale, quindi anche le 3-4 cimature ci stanno e lo vogliamo tenere bello ordinato, bello arioso. Che benefici ha fare una potatura a verde di questo tipo? Cimatura verde perché così tutti i tralci si legano ai fili e poi le femminelle devono essere comunque potate perché la vite continua a produrre femminelle. E riusciamo ad andare a fare anche trattamento meglio? E andiamo a fare il trattamento meglio perché il grappolo rimane più esposto. Quindi durante il trattamento il prodotto va sul grappolo. Ora, una volta si faceva tutto a mano, oggi abbiamo una meccanizzazione, diciamo, di livello. Esatto. L'abbiamo già attaccata al trattore, andiamo a vedere che cosa c'è attaccato, che mi spieghi un po'. Perfetto. Che attrezzo usiamo. Allora Marco, qua che cosa abbiamo? Cimatrice Rinieri è una modello Vision 2L, 2L perché è una doppia lama praticamente, e quindi vuol dire che si entra in un filare e lo si completa. Quindi faccio il lato destro e sinistro. Parete. Esatto, parliamo di una macchina estremamente completa, nel senso che tutti i movimenti sono gestiti dal selettore elettroidraulico alla cloche in gabina, ci sono tutti i possibili movimenti, quindi l'allargamento simultaneo delle due pareti, l'altezza indipendente, lo sbraccio indipendente e anche il movimento dei top che indipendente. Questo? Questo è fondamentale quando si è in vigneto perché ogni mezza parete deve essere gestita in maniera indipendente. Allora, partiamo dal basso. Cos'è questo? Questo è un sollevatralci, ovvero ruotando la macchina gira, questo girano, i tralci bassi vengono sollevati e vengono cimati. Perfetto. Quindi non rimane nulla per terra. Non vedo le, come si chiama? Le lame di una volta. In realtà, quelle di una volta da taglio. Oggi ormai tutte le cimatrici sono a coltelli per un discorso di velocità, il coltello si è molto evoluto, questi si vedono che sono coltelli forgiati in maniera particolare perché creano una sorta di vortice e evitano che le foglie, tutte le cose sminuzzate, vadano sul vetro della gabina, poi alla fine rimangono lì in loco. E dopo abbiamo il top che naturalmente possiamo andare a settarci in base all'altezza che abbiamo. Assolutamente, il pregio di avere i movimenti indipendenti è proprio questo, il mezzo filare, il filare più alto, più basso, qui possiamo regolare tutto. Dietro cosa abbiamo? Abbiamo il modello Rinieri turbo middle o turbo ventrale, doppio perché sta fatto sul trattore da ambo i lati. Quindi in questa lavorazione combinata molto specifica facciamo tutte e due le mezze pareti, cimiamo e lavoriamo sotto fila. Mi spieghi un attimo come funziona perché vedo un disco, insomma, sì, l'attrezzo è completo nel senso che durante l'avanzamento questo disco che è folle, quindi gira in automatico, da solo è un diciamo aprisolco e facilita il lavoro dell'attrezzo dietro. Che è questo, il lavoro fondamentale è la lama che lavora con questo tastatore, ovvero
il tastatore tocca la vite, sì, praticamente la verga o il tronco, e quindi la lama si richiude, si riapre bypassando la vite. Ok, quindi non danneggiamo la vite. Non danneggiando la Vedo vite. anche queste, diciamo... Lamelle, sì. La lama taglia sottoterra e quindi taglia le radici dell'erba, Ok. che poi seccano, e queste sono delle lamelle, diciamo, che lavorano per sminuzzare e rompere ancora di più la terra nella parte superiore. Ok, come le ancore di un rimpuntatore. Sì, praticamente sì, quindi viene fatto tutto un lavoro molto minuzioso. Tutte queste due lavorazioni le possiamo fare contemporaneamente, giusto? Tutte queste due lavorazioni le possiamo fare contemporaneamente, anche perché la velocità della lama è abbastanza sostenuta, qui normalmente si lavora sui 5 km all'ora, che più o meno è la velocità con cui si lavora con la cimatrice. Ok. Per cui la velocità è corretta per ambo le macchine. Mi dicevi consiglio proprio da agricolo di non guardare troppo solo, diciamo, la portata dell'olio del trattore, perché sono macchine che lavorano bene se hanno una portata Esatto, allora corretta, io giusto? tendenzialmente consiglio sempre su macchine del genere di avere una centralina idraulica posteriore indipendente, ma non solo per la durata e la portata dell'olio. Sono macchine che lavorano in piena estate, giugno, luglio, Scaldano, ok. 37-38 gradi, si ha una centralina separata dal trattore con il suo radiatore, e quindi tutto il trattore è preservato nella sua meccanica. Quindi E preserviamo sia il trattore sì, e lavoriamo perché in modo ottimale. normalmente sono macchine che fanno 10, 12, 14 ore al giorno, Ok. e nelle ore centrali a 37-38 gradi l'olio deve essere raffreddato e ci deve essere olio. Direi di andare in campo e vedere, fare le nostre considerazioni durante l'utilizzo. Ok, assolutamente sì. Direi che hanno fatto un ottimo lavoro. Beh, assolutamente sì, tante regolazioni, belle macchine, cimatrice stupenda, anche la lavorazione sottofila fatta bene. Ma assolutamente. naturalmente ci vuole un bel po' di pratica, né? Allora, Cioè se- io non sarei riuscito a governarle tutte e due Allora, assieme. ci vuole un po' di pratica di sicuro, però il risultato è stato sicuramente ottimo. Chiaramente il consiglio è sempre qualche ora prima provare a settare. Magari un attrezzo prima, dopo l'altro. Assolutamente, un attrezzo prima, poi dopo l'altro, anche magari fare dei avanti e indietro a vuoto, quindi capire bene le dinamiche, i meccanismi, le alzate, le abbassate. Quando si è memorizzato tutto si entra in vigneto. Ascolta, ho visto soprattutto nel sottofila che in certi punti facevi fatica perché era bagnato? Beh, a parte che era bagnato, poi questo è un vigneto biologico, 19 trattamenti, ci sono carreggiate, quindi alla fine della stagione sarà da sistemare, quindi è tutto molto più complicato. Cioè, per farlo lavorare meglio andava colmato. Per farlo lavorare bene servirebbe una bella rincalzatura che daremo Ok. alla fine della stagione. Dopo Lavora naturalmente meglio dopo perché lavora bene. non deve scendere sottoterra. Sì, Ma lei ha lavorato comunque bene, perché comunque si vede che l'erba è stata comunque tagliata, io dalla gabina lo vedevo bene. Chiaro che se ci fosse stata una colma maggiore sarebbe stato Chiaro. ancora più ottimale. direi ha provato più o meno. Dammi un'indicazione all'ettaro, quanto ci metti a lavorare in combinata così? Più o meno, circa. No, all'ettaro, lavorando a 5 km all'ora, che secondo me è la velocità giusta per lavorare in combinata, fai un ettaro all'ora. Quindi direi un ottimo, Sì, un'ottima la cimatrice magari da sola puoi andare anche a 6-7 all'ora, perché questa io l'ho vista una grande macchina, cioè taglia tutto, non si è fermata niente. Ho preso anche un pezzo di palo, è andata avanti, cuscinetti, senza nessun problema. Quindi qui puoi andare anche a 7-8 all'ora, puoi fare anche un ettaro e mezzo. Consiglio un attimo da agricoltore, la centralina, l'abbiamo già detto prima, averla staccata, giusto? Certo, per sicuramente. governarlo al meglio comunque in tutto. Sicuramente, perché la governi al meglio. Per me è anche più facile da attaccare, perché i tubi vanno dritti alla centralina, basta, fine. Si aggancia tutto, cardano, via, si parte. Manutenzione, qualunque roba? Manutenzione, sicuramente ci sono tutti gli ingrassaggi da fare, lì ovviamente sempre leggere il manuale di manutenzione, Chiaro. sempre, cosa che si fa poco,
Poi questi sono coltelli che sono autopulenti, quindi non c'è nessun problema. In base agli ettari poi magari la si pulisce, radiatore del trattore, perché comunque un po' di foglie, si polvere, vede che ci sono, ma chiaro. soprattutto la polvere che non si vede comunque va, perché le foglie sono intrise magari di rami di zolfo, le tagli, si crea la polvere, va tutta nel radiatore. Per il resto basta. Niente, io vi lascio qua sotto in descrizione tutti i link per andare a vedere le macchine. Di sicuro queste qua sono le prime prove che stiamo facendo in campo e è interessante magari anche da parte vostra commentare qua sotto su che cosa volete vedere, magari andando a fare anche qualche domanda, magari vediamo se riusciamo a interagire un po' di più, magari fare anche dei video un attimino più approfondimento, perché sono macchine che dovremo dedicare sempre più tempo per andare a raccontare, ma soprattutto ci aiutano il lavoro in vigneto. Il futuro, visto comunque la scarsità di manodopera e la meccanizzazione, e questo ne è un esempio pratico. Farmer, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao!